Buongiorno, sono delegata alle pari opportunità di genere, nel senso che sono la delegata del sindaco, come il sindaco ha scelto di tenere questa delega per sé e questa è già, diciamo, una scelta politica, perché già 5 anni fa consideravamo questo tema essenziale per lo sviluppo di una società. La mia attività, ovviamente, io mi confronto col sindaco e poi diciamo che sono il suo braccio operativo. La mia attività è quella di utilizzare una logica trasversale, perché ci si potrebbe chiedere come mai non, come in tante altre città, un assessorato alle pari opportunità di genere. Ma l'intenzione, anche politica, è quella di caratterizzare questo ruolo con una trasversalità, perché il tema delle pari opportunità di genere appartiene a tutti gli ambiti dell'amministrazione e quindi io ho lavorato con la cultura, con i servizi sociali, con la sicurezza, con ovviamente il bilancio, cioè con lo sport, con tutti gli altri assessorati, proprio seguendo una logica di gender mainstreaming che voi saprete è stata evidenziata per la prima volta nel 95 dalla conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Pechino su questi temi. Le posso fare qualche esempio concreto di quella che è la mia attività. Noi abbiamo deciso, per esempio, di istituire il primo bilancio di genere della città e quindi di analizzare le scelte economiche che, come voi mi insegnate, sono anche scelte politiche, in una logica di genere, perché partendo dal presupposto che cittadini e cittadine sono diversi e hanno bisogni differenziati e quindi è importante, come dire, adeguare alle esigenze della persona le decisioni che vengono prese anche a livello di bilancio. Quindi siamo partiti con un'analisi molto accurata del bilancio e con una riscrittura che stiamo presentando proprio in questi giorni del primo bilancio di genere. Un altro tema a cui l'amministrazione dà molta importanza è ovviamente quello della violenza di genere. Però dobbiamo anche qui capire che la violenza purtroppo è il sintomo ultimo di una malattia che è prevalentemente culturale. Purtroppo gli stereotipi che ci ha consegnato la cultura patriarcale, soprattutto in Italia, devo dire, sono ancora molto presenti nonostante il cammino delle donne e si alimentano e si influenzano a vicenda e creano delle situazioni che sono ancora molto dispari nella società, e partendo dalla logica che donne e uomini non sono sullo stesso piano ma sono su piani diversi. Le sembrerà incredibile, ma proprio in funzione del fatto che le donne stanno andando avanti, che si è scatenata questa violenza, perché non c'è una preparazione culturale che va a pari passo con il cammino delle donne. Bisogna assolutamente sostenere i centri antiviolenza che si occupano di questo e noi lo stiamo facendo in modo molto importante anche in controtendenza nazionale. Poi ho accennato e chiudo gli esempi, l'ambito culturale, perché si possono fare tutte le normative che vogliamo. Io sono particolarmente orgogliosa della delibera per modificare in ottica di genere gli atti amministrativi, ma se non agiamo sulla mentalità che, come dicevo prima, mette donne e uomini su piani diversi, non arriveremo da nessuna parte. Quindi la nostra amministrazione ha fatto un grande lavoro culturale, non ultimo quello voluto dall'assessorato alla cultura dedicato
ai talenti delle donne. Ogni anno l'assessore sceglie un tema, l'anno scorso era stato Leonardo, come ricorderete, quest'anno, voglio dire il 2020, poi prolungato per il Covid, sono stati i talenti delle donne, perché proprio mettere in rilievo quello che le donne hanno fatto, sanno fare, come dire, aiuta con mostre, con concerti, con attività in tutta la città, dalle grandi enti alle piccole associazioni, intanto diventa un role model per le giovani generazioni e poi ci fa riflettere sulle capacità delle donne che non sono certo inferiori agli uomini e su quello che hanno realizzato anche in condizioni e in tempi molto penalizzanti. Ecco, vi ho fatto 3 piccoli esempi della mia attività. Diciamo che un po' di tutto questo sicuramente non le ritengo ridondanti. Partiamo da uno squilibrio, come giustamente sottolineava lei, e qualsiasi cosa offra alle donne l'occasione di mettersi in gioco, secondo me va sostenuta. Io sostengo norme a favore delle donne come le quote rosa, per dire, sperando in una società dove non ci sia più questa necessità di una certa forzatura, come diciamo. Il problema è che partiamo da un punto molto diverso, per via del lavoro di cura che non è distribuito. In Italia, tra l'altro, è tantissimo a questa mentalità ancora persistente, per cui tu dici sì, puoi fare carriera, però in realtà devi accudire il bambino, devi accudire il nonno, devi conciliare tutta la vita familiare, eccetera, e nei fatti non è realizzabile questa cosa. Ci sono alcune norme che non hanno avuto il successo sperato, anche questa delle quote rosa che ho appena accennato, che è stata usata in maniera un po' strumentale in politica, però per esempio la legge Golfo-Mosca del 2011 invece è stata molto efficace, perché fino all'anno prima praticamente le quote, non voglio sbagliare, nelle società quotate in borsa erano il 7% le donne presenti, e mentre poi in 2 anni siamo arrivati al 36%. Non abbiamo ancora sfondato il soffitto di cristallo, però è stata una legge utile, naturalmente. Torno a dire, credo che servano le norme accompagnate con una politica culturale molto importante, credo e spero in un futuro in cui non ce ne sia più necessità. Assolutamente. Culturale e non solo. Guardi, noi stiamo vivendo dei tempi in cui alcune contraddizioni sono veramente scoppiate. La pandemia ha evidenziato la fragilità dell'occupazione femminile. Si dice che si stanno perdendo posti di lavoro, certo, se ne stanno perdendo, li stanno perdendo donne e uomini, ma 99.000 sono le donne contro 2.000 uomini. Cioè, e perché? Ma perché comunque le donne intanto lavoravano in ambiti particolarmente penalizzati come i servizi, il turismo, e quindi ambiti particolarmente penalizzati. E poi spesso le donne fanno lavori più fragili, precari, che sono i primi a saltare, e quindi bisogna sicuramente intervenire con azioni correttive a qualsiasi livello, amministrativo, diciamo cittadino, regionale e nazionale, secondo me. Bisogna farlo, come giustamente rilevava lei, a livello culturale, ma anche fattuale. Per esempio, questo che noi stiamo nel nostro piccolo tentando di fare col bilancio di genere, io credo che a livello nazionale ci voglia una
attenzione alla legge di bilancio con una valutazione di genere, proprio per i motivi che dicevo prima, perché partiamo da una differenza di fatto e poi questa valutazione va inserita ex ante, durante e post, proprio per arrivare a qualcosa di concreto che metta in atto azioni concrete a favore delle donne e che operi trasversalmente. E se riportiamo alla nostra dimensione milanese, anche a livello nazionale io sentirei l'esigenza di un assessorato con portafoglio e che lavori in quest'ottica di gender mainstreaming che dicevamo prima, e cioè con tutti gli altri ministeri. Adesso devo dire che la ministra Bonetti, che è stata recentemente riconfermata, ha fatto cose molto buone, sicuramente. È intervenuta con l'assegno unico, con delle buone iniziative, ma io credo che debba disporre di un portafoglio e del sostegno di tutti gli altri ministeri. Inoltre bisogna finanziare le infrastrutture, quelle che, come diceva lei prima, permettono alle donne di poter svolgere il loro lavoro, e quindi bisogna creare più nidi, bisogna fare tutte quelle azioni che consentono nella salute, l'assistenza agli anziani, appunto gli asili nido. Pensi che se parte del nostro Recovery Fund lo impiegassimo, come io mi auguro, in creare servizi, non solo miglioreremo la qualità delle donne e di tutta la società, della società intera, ma creeremo anche tantissimi posti di lavoro e recupereremo forse in parte tutto quel lavoro che le donne hanno perso con la pandemia. Io non sono un economista, non riesco a darle una risposta così tecnica. Certamente, come dire, creare un osservatorio che controlli che l'indicazione che ci è stata data dall'Europa venga mantenuta anche su questi temi, io credo che sarebbe molto importante. Non c'è dato di sapere se il nostro paese sfrutterà anche da questo punto di vista questa situazione. Io credo che se non lo facesse sarebbe veramente non solo una perdita, ma anche un danno, perché le disuguaglianze di genere minano anche la capacità di ripresa. E vorrei concludere dicendo che forse non è un caso che per la prima volta l'Unione Europea è guidata da delle donne che così fortemente hanno indicato la direzione sicuramente di una rivoluzione verde, che è, secondo me, estremamente collegata al tema del genere. Le donne, anche quelle che non hanno figli, sono madri e guardano al futuro delle prossime generazioni. Portano da sempre avanti la capacità di cura degli uomini e del pianeta, dobbiamo intenderlo in questo senso. E quindi io spero che finalmente i nostri governanti acquisiscano con questo dramma che può trasformarsi in un'occasione la sensibilità necessaria per coinvolgere fortemente le donne nella rappresentanza sia politica che in tutti gli altri ambiti della società.